Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, pesci, tendenze energetiche generali per la prima metà di marzo 2024. Ok, abbiamo la carta del mago, amici dei pesci. Quando c'è la carta del mago si parla di un periodo di azione, di movimento, si parla di qualche cosa che inizia. Fondamentalmente è un'azione verso qualche cosa di nuovo. Ed è una carta che vi ricorda che avete tutte le capacità, le conoscenze, le doti, gli strumenti per iniziare a manifestare quello che voi state cercando di manifestare. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate il link alle previsioni del 2024, alle tarot pratiche del 2024, insomma ci sono video che potrebbero interessarvi. L'ultima cosa, vi ricordo che queste sono stese generali, possono risuonare per amore, lavoro, famiglia. Io vi darò più o meno, diciamo, una traccia dell'andamento dell'energia, farò degli esempi per aiutarvi ad applicare la lettura alla vostra realtà, però comunque cercate di essere elastici, non è che se dico una cosa escludo automaticamente l'altra, ok? Solo che siete tanti e fare le letture generali è sempre impegnativo. Ok, allora partiamo con un appeso, la carta della stella, un 10 di pentacoli, un 4 di pentacoli, un fante di bastoni, la regina di denari, un 2 di spade e un 5 di coppe. Mm. Si parte da una situazione statica, ragazzi, con questo appeso. Probabilmente arrivata da un momento dove state rivalutando, per qualcuno è già avvenuto, per qualcuno deve ancora avvenire, o siete diciamo nel mezzo, di una sorta di rivalutazione dei vostri obiettivi, dei vostri desideri, dei vostri anche punti di riferimento. Per qualcuno si tratta delle vostre doti, capacità, come vi dicevo anche qui con il mago. C'è la voglia di sentirsi completi, come la sensazione che il momento che stiate vivendo sia un po' appunto statico, come ci dice l'appeso, e abbiate bisogno, voglia di qualche cosa di nuovo, di smuovere un pochettino questa situazione. Andiamo a vedere l'appeso. Allora abbiamo un 2 di bastoni e il diavolo. Mm. Allora, devo dirvi che questa sensazione di staticità ve lo dà un vostro condizionamento mentale. C'è un qualche tipo di pensiero, di forma pensiero, di sistema di credenze. Tenete presente che quando c'è il diavolo, di norma è una questione legata all'ego, che vi mette in questa situazione di dubbio. E anche qui avete un 2 di spade e qui avete un 2 di bastoni. Quindi è come proprio dire: "Okay, che cosa faccio di quello della situazione in cui sono? Vado verso il futuro o" perché qui abbiamo una carta di attaccamento, quindi sento che il punto è proprio tra il lasciarsi qualche cosa indietro e iniziare qualche cosa di nuovo, perché qui comunque abbiamo il mago. Andiamo a vedere la stella. Okay, abbiamo l'eremita. Sì, è come se ci fosse la necessità di fare una sorta di introspezione, di autovalutazione delle vostre doti. Tenete presente che quando c'è la carta dell'appeso c'è anche la possibilità di vedere la situazione da un altro punto di vista, che è quello che si fa fatica a fare con il diavolo, secondo me, perché ci sono dei condizionamenti qui. È come se aveste voglia di andare oltre. Ripeto,
c'è anche la carta dell'eremita, che anche lui, come il mago, mi dice che c'è già un'esperienza per affrontare un certo tipo di cammino. Magari vi mancano dei dati, magari vi mancano delle informazioni, ma quelli si possono prendere con il tempo. Il punto è stabilire qual è il nuovo obiettivo. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Abbiamo un 3 di coppe e un fante di spade. Datemi una carta per questo fante di spade. Mm. Allora, ragazzi, qui potrebbe esserci una situazione familiare in mezzo, perché comunque c'è questo 10 di pentacoli. Potrebbe anche essere una situazione contrattuale, come se si volesse... Allora, per qualcuno è un titolo di studi, ve lo dico. Per qualcun altro è un titolo, nel senso un contratto, diciamo che rende ufficiale qualcosa. Però ho come la sensazione che ci sia un'idea un po' troppo condizionata, un po' troppo idealizzata di quello che è il vostro obiettivo, il vostro desiderio. Cioè, ho come l'idea che questo momento che state vivendo sia contaminato da questo diavolo, per cui c'è bisogno di rivedere le idee che avete o inerente questo nuovo obiettivo o inerente questo contratto. Potrebbe essere questo gruppo di persone, potrebbe essere gli amici perché c'è il 3 di coppe, potrebbe essere la famiglia, un gruppo lavorativo. Però c'è anche un attaccamento. Andiamo a vedere questo 4 di pentacoli. A che cosa fa riferimento il 4 di pentacoli? A cosa si è attaccati? Fante di bastoni. Che interessante. Imperatrice. 6 di coppe e 3 di spade. Di nuovo una carta di sogno. Credo che qualcuno qui abbia un obiettivo in testa e non sa se andare per questo obiettivo o no, perché la situazione che ha in questo momento è abbastanza vincolante. Però, ripeto, avete l'appeso, si tratta di guardare le cose da un altro punto di vista, di iniziare a pensare un pochettino anche di più a voi stessi e al bene anche comune, mi viene da dire, perché se questo è l'obiettivo, adesso non so qual è l'obiettivo, però vedo la stella che è l'obiettivo, è l'avere anche diciamo, vedere le cose in un altro modo, che un po' richiama, no, dov'è? L'energia dell'appeso. Avere nuovi punti su cui focalizzarsi, no? Però anche qui appunto con il 10 di pentacoli, considerato che parlo di famiglia, di contratti, potrebbe essere di festeggiamenti anche. Ehm, Sento che è un po' come se ci fosse qualche cosa da rielaborare in questa zona. Ed è interessante perché il fante di bastoni ce l'avete anche qua, andiamo a vederlo. Credo che qualcuno abbia semplicemente paura di perdere la propria individualità nel caso partecipi a questo progetto ehm, o come paura di non essere appoggiato dalla famiglia, perché per qualcuno è anche quello. Cioè, il discorso del gruppo qui è come se si volesse essere visti, si volesse un appoggio. E per qualcuno non... c'è questa paura di non riceverlo. O questa paura anche, mi viene da dire, di non essere all'altezza, ragazzi. Però guardate, avete sia l'eremita che il mago, quindi è solo una vostra idea, è solo una vostra contaminazione mentale. Togliete l'ego, giriamo questo diavolo, non mi piace, non lo voglio vedere. Fate un lavoro sull'ego. Cercate online come si individua l'ego, come trasformare l'ego, come integrare l'ego, cercate e distruggete tutte queste scatolette mentali, così da poter iniziare veramente a vedere le cose da un altro punto di vista, in modo da sentirvi anche più liberi, da sciogliere questo attaccamento che voi avete per andare e inseguire il vostro sogno.
perché qui sotto al fante di bastoni c'è un bel 9 di pentacoli, che è una carta che parla di indipendenza, di autonomia. Qui abbiamo anche un 10 di coppe, soddisfazione personale. Guardate, qui sento che qualcuno probabilmente inizierà tipo come un'attività indipendente o un progetto indipendente, questo sogno di cui vi parlavo prima, no? Credo che ci sia la paura a lasciarsi indietro qualche cosa, la paura a non essere abbastanza bravi, ma son paura, ripeto, è qui, la paura è l'ego. Tutto perché? Perché all'ego non piace cambiare, no? E quindi quando uno ha paura, effettivamente si blocca, non fa più niente. E quindi l'ego crea, diciamo così, l'ego sarebbe la mente, crea questa paura. Andiamo a vedere la regina di denari, perché ragazzi vi andrà bene in realtà. Avete anche un bellissimo 10 di coppe, 5 di spade, sacerdotessa e asso di spade. Voglio andare a vedere anche questo 2 di spade, 7 di pentacoli, e 5 di bastoni. Andiamo a vedere il 5 di coppe, 6 di spade, di nuovo le credenze limitanti, ecco il 6 di spade ragazzi, e 9 di coppe. È come se aveste una sorta di paura ad allontanarvi da questo tipo di realtà, che sia la realtà lavorativa, familiare, qualsiasi realtà sia. La realtà conosciuta, quella dell'ego, come vi dicevo, all'ego non piace cambiare. E qui ragazzi, in realtà sento che le cose poi andranno bene. E che voi avrete la sensazione che non andranno bene perché saranno lente. Però in realtà, ripeto, è solo una vostra sensazione perché comunque l'appagamento, il denaro, quel contratto, quello che state aspettando arriva. Voi cercate di guardare al futuro, cioè non fate il discorso del ma questa settimana non ho, se avete appena aperto un'attività o se quella è la vostra intenzione, questa settimana non ho guadagnato, la prossima chissà se guadagno. Voi cercate di capire quanto devo guadagnare nei prossimi 6 mesi, perché all'inizio un'attività fa sempre un po' fatica, no? Quindi fate un budget più a lungo raggio, fate una previsione anche di un anno magari. C'è da mettere in chiaro delle cose comunque. Sento che avete bisogno di... mi viene da dire di mettere dei paletti, ragazzi. Però comunque, diciamo che il lavoro che sento più forte è quello di staccarsi dall'ego, dalle credenze limitanti, dalle visioni pessimiste. Perché qui il punto è che una volta che cambiate il modo di pensare, cambia anche il modo di percepire le cose. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Controllo, che è sempre una questione di potere dell'ego, è il terzo chakra, ragazzi, chakra mi è venuta la terzo chakra. E il silenzio, è la carta della stella nuovamente, come se qualcuno volesse avere più sotto controllo o avesse bisogno di tenere più sotto controllo quelle che sono le proprie doti, soprattutto vi dirò le proprie canalizzazioni, perché sento molti artisti qui con la carta della stella, musicisti piuttosto che anche qualcuno che ha a che fare con i bambini, sento molto forti i bambini, però è come se ci fossero delle informazioni, può anche essere una canalizzazione attraverso i sogni,
però è come se ci fossero delle informazioni, delle illuminazioni che stando in silenzio, in isolamento, riuscirete a percepire. E il discorso qui, questo è un re di spade, è un po' come se doveste prendere più cioè avere più, come vi posso dire, sotto controllo il tipo di pensieri che fate per capire se arrivano in realtà, dove l'avevo visto? Qua. In realtà se arrivano dalla vostra mente o da quello che state canalizzando, quindi dall'alto, come se fosse tipo dal vostro sé superiore, per capirci, che è più collegato alla nostra anima rispetto alla mente. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere la lettura come un'affermazione positiva. Accetto che non vi siano sconfitte nella mia vita, ma solo esperienze che mi aiutano a migliorare. Ragazzi, identificarsi con il risultato, questa è una trappola dell'ego, quando ci si identifica con il risultato. Allora io non ho ottenuto quel risultato e quindi sono un perdente. Ok, se invece il risultato è ottimo, sono un vincente. Però no, perché la persona non è solo un risultato, fa un'esperienza, accumula saggezza, ok? Il punto è che è necessario per fare questo lavoro di acquisizione della saggezza è necessario fare un lavoro di osservazione del modo di pensare, quello che vi dicevo qua anche con i 6 di spade e con le credenze limitanti. Va bene amici dei pesci, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere di sostenere il canale potete condividere il video o iscrivervi e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!